Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata dei Racconti dal Nascondiglio. Io, come sempre, sono Nicola e oggi sarà un episodio un po' particolare del podcast, un piccolo extra sulle vicende della missione Cherokee. Infatti, come i più attenti avranno sicuramente notato, nell'ultima puntata abbiamo detto come il maggiore MacDonald fu insignito, dopo la fine delle ostilità, di alcune onorificenze dai partigiani piemontesi. Il che fa supporre che dopo la sua cattura i tedeschi non lo avessero ammazzato sul posto. E in effetti così non fu. Questo episodio dunque è dedicato alle vicende del maggiore Alastair MacDonald, ex, ormai possiamo dire così, capomissione della Cherokee dopo la sua cattura, avvenuta nel gennaio del 1945. Dopo la sua cattura, il 17 gennaio 1945, al maggiore MacDonald fu assicurato che, in quanto ufficiale britannico, non sarebbe stato giustiziato sul posto. I tedeschi gli permisero anche di scambiare qualche parola di commiato con Armando prima che questi morisse dissanguato per le ferite riportate. L'ufficiale tedesco aveva infatti ordinato di non sparare in testa all'italiano e MacDonald immaginò che la sua presenza come testimone fosse l'unico motivo per cui fu dato questo ordine. Legato, fu poi portato a Magnano, pochi chilometri da dove era originariamente atterrato con il suo lancio, mesi prima. Qui intravvide Mercurio, anche lui nelle mani dei tedeschi. Quindi il gruppo di prigionieri fu spostato a Zimone. A Zimone i tedeschi furono raggiunti da un gruppo di soldati repubblichini che avevano catturato il segretario di MacDonald, Riccio, che era lievemente ferito. I tre furono quindi condotti al quartier generale delle SS nel villaggio di Cerrione, pochi chilometri a est. Qui fu perquisito da un ufficiale delle SS che lo minacciò dicendogli che in quanto bandito non godeva dello status di prigioniero di guerra e dunque della protezione offerta dalla Convenzione di Ginevra. Mentre il tedesco era impegnato nella sua tirata, MacDonald riuscì a nascondere due documenti particolarmente compromettenti che aveva addosso nei suoi guanti di lana, impedendone così il ritrovamento. MacDonald fu quindi interrogato da un ufficiale tedesco con l'aiuto di un interprete francese. MacDonald aveva infatti sostenuto di non sapere il tedesco. Gli ufficiali dell'SOE infatti venivano addestrati a resistere agli interrogatori, naturalmente, e MacDonald mise a frutto tutto ciò che aveva imparato. Per l'appunto, una delle prime lezioni era fingere di non sapere la lingua, in modo da avere un filtro attraverso l'interprete così da guadagnare del tempo per pensare a quale palla raccontare e magari riuscire anche a captare qualche conversazione dei propri carcerieri, guadagnando così un ulteriore vantaggio. Il tedesco voleva sapere quale fosse la disposizione delle formazioni partigiane, ma l'agente si attenne al minimo indispensabile. Per giustificarsi, sostenne che era rimasto isolato dal grosso dei partigiani per diversi giorni a causa dei frequenti rastrellamenti. L'ufficiale tedesco tentò di nuovo di giocare la carta dello stato di bandito di MacDonald, ma dovette alla fine ammettere che l'uniforme britannica che questi indossava lo qualificava senza dubbio come prigioniero di guerra. Gli offrirono poi di poter circolare dietro parola, ma MacDonald rifiutò la proposta e fu quindi rinchiuso insieme a Mercurio e Riccio. Il giorno dopo altri tedeschi arrivarono da Monza e MacDonald subì un altro giro di interrogatori. Non ne cavarono granché, ma gli confermarono il suo status di prigioniero di guerra. I tre furono poi fotografati da un ufficiale italiano per l'identificazione. Ma questi permise ai tre, evidentemente lasciati da soli con lui, di fare smorfie davanti alla macchina fotografica, in modo da rendere le foto pressoché inservibili. È questo un momento di resistenza da parte di questo ufficiale? E questa è una domanda a cui purtroppo è difficile dare una risposta. Dopo questo episodio Mercurio fu anche lui interrogato separatamente, mentre Riccio fu lasciato in pace e le sue ferite bendate. La sera del 18 furono nuovamente spostati, questa volta al quartier generale delle SS di Biella, assieme a una mezza dozzina di civili. MacDonald riconobbe tra questi un ragazzino che faceva da staffetta per la missione, ma nessun altro. Lungo la strada i tedeschi furono salutati da applausi da parte della popolazione, cosa che MacDonald ricorda essere stata, per lui, particolarmente avvilente. Riuscì anche a rimediare un occhio nero da parte di un soldato delle SS, ma non sappiamo esattamente il perché. Il soldato si scusò poi con lui quando seppe che non era un civile italiano, bensì un prigioniero di guerra. Cuor di coniglio fino in fondo. A Biella furono ricevuti da Schul delle SS, che era già noto alla missione per aver condotto operazioni di disturbo, una in particolare Radio Baita, che avevano dato non pochi grattacapi agli agenti. Dopo una telefonata, presumibilmente a Torino, questi confermò di nuovo a MacDonald che era protetto dallo status di prigioniero di guerra. Procedette quindi ad interrogarlo riguardo l'identità e la posizione dei capi partigiani locali. MacDonald si attenne alla sua storia e diede solo risposte vaghe e Schul non indagò oltre. Dopo cena, MacDonald fu amichevolmente sondato da Schul e la sua governante sul suo credo politico. Gli passarono in rassegna tutti i punti principali della propaganda nazista, dal dispiacere che l'Italia fosse sprofondata in una guerra civile agli evidenti vantaggi di un'alleanza anglo-tedesca contro l'Unione Sovietica.
MacDonald si tenne sul vago e addirittura si spinse ad elogiare rispettosamente le forze armate tedesche. Aveva deciso da un pezzo di tagliare la corda il prima possibile e voleva presentarsi come un prigioniero modello, un vero gentiluomo, per massimizzare le sue chance. Questo comportamento, tra l'altro, era anche quello consigliato dagli addestratori dell'SOE, perché aveva anche un vantaggio secondario. I carcerieri tendevano ad abbassare la guardia ed il prigioniero poteva ribaltare i ruoli, diventando lui quello che otteneva informazioni da loro. Il trasporto verso la prigione di Biella fornì la prima occasione di fuga. MacDonald e un altro prigioniero erano soli con 2 tedeschi, uno dei quali era l'autista. Tuttavia, il buio pesto e la neve sul terreno convinsero la gente a desistere. Durante la ginnastica mattutina, il 19, MacDonald riuscì finalmente a scambiare qualche parola con Mercurio e Riccio. La connessione di Riccio con la missione era ancora ignota ai tedeschi e MacDonald gli consigliò di dire che era un semplice corriere. Tuttavia, nel caso in cui temesse per la sua vita, MacDonald lo autorizzò a dichiararsi membro ufficiale della missione e promise di corroborare nel caso questa dichiarazione. Le guardie italiane non sembravano molto soddisfatte di prendere ordini dai tedeschi e una di loro fu convinta, senza grosso sforzo, a portare un messaggio al comando partigiano, informandolo che MacDonald era vivo e, per il momento, al sicuro. MacDonald non sapeva che i partigiani erano già al corrente della cosa e Carmagnola si era dato un grande affare per tentare di organizzare la sua fuga, elaborando perfino un piano di assalto al carcere di Biella che avrebbe coinvolto diverse brigate. Tuttavia, il giorno successivo i prigionieri furono trasferiti a Milano e l'operazione sfumò. Il 20 di gennaio, dunque, i prigionieri furono caricati su un convoglio e trasferiti a Milano. MacDonald ricorda con affetto che una ragazza milanese riuscì a sorridergli senza farsi scoprire sotto il naso delle guardie, mentre i prigionieri attraversavano la città. Sempre allerta per darsi la gambe, MacDonald però dovette rinunciare di nuovo. Le strade erano coperte di ghiaccio, non esattamente ottimali per farsi una corsa, soprattutto se ti stavano sparando addosso. Arrivati a destinazione fu interrogato di nuovo e stavolta i tedeschi non sembrarono bersi più di tanto la storia che il maggiore non parlasse tedesco. Dopo pranzo fu interrogato di nuovo, stavolta da componenti della questura fascista che, riporta MacDonald, dobbiamo immaginare con una certa sorpresa, fecero sfoggio di un inglese perfetto, dall'impeccabile accento cockney, il tipico accento londinese. Non furono tuttavia in grado di cavare il proverbiale ragno dal suo buco, perché la loro strategia si basava interamente sul convincere il maggiore che l'asse avesse a disposizione un'arma segreta che avrebbe ribaltato le sorti del conflitto. Un'argomentazione dunque ben poco convincente. Nel pomeriggio MacDonald fu spostato di nuovo, stavolta a Verona. L'atmosfera qui era ben diversa. L'agente fu interrogato di nuovo, stavolta per 4 ore e mezzo, e fu messo a dura prova. I tedeschi gli dissero che non intendevano rispettare il suo status di prigioniero di guerra per via della sua attività da bandito. Volevano sapere la posizione esatta, l'organizzazione e altre informazioni sulle missioni dell'SOE in Italia e affermarono che un altro agente, il maggiore Wilkinson, il famigerato Freccia, era stato già catturato e aveva iniziato a collaborare. Dissero che da MacDonald volevano solo la conferma di quello che avevano già saputo da Wilkinson. MacDonald, nonostante la pressione, non cedette. Intuì infatti, dalle scarse informazioni che i tedeschi erano in grado di mostrare, che in realtà questi non sapevano nulla e non c'era alcun ufficiale che avesse fatto la spia. La cosa più difficile da nascondere fu il fatto che un kit radio e un radiooperatore fossero presenti a Biella già prima dell'arrivo della missione, che poi era come era stato organizzato il lancio della Cherokee. MacDonald si attenne alla storia che l'arrivo della missione era stato organizzato tramite messaggi della BBC, la famigerata Radio Londra, e infine riuscì a convincere di questo i suoi carcerieri. Questo permise anche di mantenere il silenzio sull'identità e la presenza di Amour. A questo proposito, i tedeschi chiesero conto di una lettera indirizzata al comandante Pat che avevano trovato perquisendo MacDonald. Pat era il nome di Amour, Patrick, ma MacDonald ancora una volta impiegò uno stratagemma per evitare di rivelarne l'esistenza. Disse ai tedeschi che il suo nome di battesimo, Alastair, si era rivelato troppo complicato per gli italiani e quindi si era deciso di usare lo pseudonimo Pat. Tra l'altro, e qui apro una piccola parentesi, nell'archivio dell'Istituto Storico della Resistenza di Torino ci sono diverse lettere conservate, probabilmente in copia, che sono indirizzate a questo capitano Pat o comandante Pat. Quindi, se avete la curiosità di vedere cosa si scrivevano questi e anche cosa molto probabilmente videro i tedeschi dopo la cattura di MacDonald, potete farlo. L'unico problema è che dovete scartabellare un po' nei faldoni. Ancora una volta, durante l'interrogatorio, MacDonald fece finta di non capire il tedesco, il che gli permise di giocare d'anticipo su molte domande.
Arrivati a una posizione di stallo e probabilmente stanchi pure loro, i tedeschi si fermarono e MacDonald fu condotto in una cella sotterranea di 2 metri per 1,5, dove fu tenuto per una settimana in isolamento, con i tedeschi che si rifiutarono di procedere con gli interrogatori fino a che i documenti che provassero il suo status di prigioniero di guerra non fossero arrivati da Monza. In realtà, probabilmente, pensavano di poterlo ammorbidire con questo trattamento. Nel complesso c'erano altri 35 prigionieri, comprese forse 6 o 7 donne. Quasi tutti erano detenuti con l'accusa di spionaggio, ma una minoranza erano fascisti che scontavano pene per colpe disciplinari. Per MacDonald fu quasi impossibile contattare gli altri prigionieri presenti, visto che la sorveglianza era strettissima. E tuttavia riuscì a far filtrare un messaggio in cui diceva di essere a Verona indirizzato ai partigiani della zona, grazie ad un altro prigioniero fluente nell'inglese, il conte Livio Senni, un individuo avvolto dal mistero, che era noto come collaboratore delle SS, ma si trovava lì perché i tedeschi lo ritenevano un doppio giochista. Dal 26 gennaio in avanti gli interrogatori si susseguirono a ritmo serrato, tutti basati sui documenti rinvenuti durante la sua cattura. L'interprete durante gli interrogatori era stato, per colmo di sfortuna, di stanza a Marsiglia lavorando per il controspionaggio tedesco, la stessa città dove aveva operato MacDonald durante la sua precedente missione. Gli fu perciò impossibile nascondere che aveva svolto sabotaggio anche in Francia, poiché il suo portafogli era pieno di biglietti con vari indirizzi della città. Probabilmente MacDonald li aveva tenuti per il loro valore affettivo, ma questo gli si ritorse contro. Tuttavia, dalle domande che gli venivano fatte, MacDonald si convinse sempre di più che i tedeschi, pur sapendo abbastanza dell'organizzazione delle SOE in Francia, brancolavano nel buio per quanto riguardava l'Italia. MacDonald non si sbottonò più di tanto, nonostante la pressione e gli interrogatori continui, però dovette rivelare almeno il minimo indispensabile per soddisfare quello che chiama l'orgoglio professionale dei suoi carcerieri, e per permettere loro di scrivere qualcosa nei loro rapporti. Col tempo, MacDonald si convinse di una seconda cosa. Chi lo interrogava non era messo molto meglio di lui e stava evidentemente operando in condizioni di grandissima pressione. Qualsiasi informazione egli rivelasse perciò veniva accolta come una grandissima rivelazione, cosa che gli permise di parlare molto di cose poco importanti o generiche, o dando informazioni che per certo i comandi tedeschi dovevano sapere, ma che erano ignote al singolo ufficiale che conduceva l'interrogatorio. Dopo un mese di prigionia, il suo trattamento migliorò lievemente. Gli fu concessa una mezz'ora di esercizio fisico nel cortile insieme ad un altro prigioniero, Attilio Marocchi, di Pordenone. Gli fu anche dato cibo extra, sia dalle guardie che da altri prigionieri, a cui era concesso farsi portare vettovaglie dalle loro famiglie di Verona. Gli fu poi concesso di comprarsi anche il suo cibo e gli fu restituita parte del denaro che gli era stata confiscata alla cattura. Per fortuna gli fu permesso di leggere libri, il che aiutò non poco a sopportare la noia terribile della sua minuscola cella. Il 14 di febbraio MacDonald firmò un documento che conteneva tutte le domande che gli erano state poste e le risposte che aveva dato, e 4 o 5 giorni dopo fu spostato in un campo di prigionia. Lasciò dunque Verona il 20, non prima di essere interrogato un'altra volta da 2 ufficiali delle SS, non molto motivati per la verità, che finirono per conversare con lui e ammettere che la guerra era persa da un pezzo e la Germania non aveva possibilità di vittoria. Uno dei 2 si scusò perché l'orologio di MacDonald e parte del suo denaro erano andati rubati, probabilmente da una delle guardie. Consegnò quindi al britannico un altro orologio con i complimenti delle SS e 3 sovrane d'oro come risarcimento per le sterline rubate. Tuttavia, arrivato nel campo di Mantova, il denaro gli fu confiscato nuovamente. In questo campo c'erano circa 230 prigionieri e le condizioni non erano delle più rosee. Le prospettive di fuga erano ugualmente scarse, visto che il perimetro era strettamente sorvegliato e un lago bloccava uno dei lati del campo. Il 27 di febbraio, anche se MacDonald non è del tutto sicuro della data, e qui possiamo perdonarlo in quanto in prigionia i giorni sembrano un po' tutti uguali, ai prigionieri fu improvvisamente annunciato di prepararsi a partire e furono caricati su un treno. Poco dopo la partenza in direzione Verona il treno si fermò perché la RAF aveva bombardato le rotaie. Dopo 2 giorni i tedeschi decisero di far marcia indietro e riportare i prigionieri a Mantova. Nel frattempo la sorveglianza era stata incrementata perché un sudafricano era riuscito a segare un buco nel suo vagone e la sua fuga era fallita per un soffio. MacDonald decise che il momento di fuggire fosse prima di un nuovo trasferimento. Organizzò un piccolo gruppo di prigionieri e insieme iniziarono ad accumulare cappotti da civili, pantaloni e del cibo nel corso di alcuni giorni. Facendosi portare dal dentista a Mantova, MacDonald fu in grado di farsi un'idea della strada da percorrere in città dopo la fuga.
Il piano era ormai ultimato il 1 marzo e il giorno dopo MacDonald si decise ad agire. Aveva avvisato un prigioniero americano che lavorava come giardiniere tra le 2 recinzioni che costituivano il perimetro del campo di tenersi pronto a distrarre le sentinelle al momento giusto. Il posto scelto per la fuga era coperto parzialmente alla vista dalle latrine del campo e la mensa lo proteggeva da una delle 2 torri di guardia. Bisognava però tenere occupate le guardie di pattuglia per circa 1 minuto. Nei giorni precedenti aveva iniziato a passare del tempo in quel punto per abituare le guardie alla loro presenza lì. Nel primo pomeriggio del 3 marzo 1945 MacDonald decise che era ora di tentare e raggiunse il punto designato con altri 2 ufficiali. Il giardiniere iniziò a scavare nella sua posizione e MacDonald andò alla latrina per cambiarsi d'abito. Dopo aver ricevuto il segnale scalò la prima recinzione. E fin qui la parte facile. Doveva ora scalare una guardiola per superare la seconda recinzione. Mentre la stava scalando mise una mano o forse un piede in fallo e fece cadere una finestra che si schiantò a terra con un gran rumore. MacDonald si fece coraggio e decise di continuare la fuga giocandosi il tutto per tutto con l'adrenalina che gli pompava nelle vene. Nella foga si squarciò le mani, ma non sa dirci se lo fece sul filo spinato o come risultato di aver rotto questa benedetta finestra. Possiamo comunque immaginare il suo stato mentale in quel momento e perdonarlo per questa mancanza. In pochi secondi superò la barriera e si tuffò dietro un muretto. Da lì si chiuse dentro una latrina che sorgeva vicino al campo per qualche tempo, per sincerarsi se i tedeschi si fossero accorti di qualcosa. Siccome sembrava tutto tranquillo, infilò il cibo che aveva con sé in un sacco e si diresse in città. Lungo la strada fu avvicinato da un ragazzino, dall'età imprecisata ma descritto come molto giovane, quasi un bambino, che lo assillò finché non ammise che sì, era un inglese. Era stato tradito infatti dai pantaloni militari che si intravedevano sotto il suo lungo cappotto da civile. Il ragazzino allora lo condusse fino alle sponde del lago, dove 2 barcaioli si offrirono di traghettarlo fino all'altra sponda. MacDonald era dubbioso. Ovviamente era sospettoso e, inoltre, la barca sarebbe stata in bella vista per le torri di guardia del campo sullo specchio dell'acqua. Tuttavia, si decise. Evitare di girovagare per Mantova era un'opportunità troppo ghiotta per lasciarsela scappare. I barcaioli del ragazzo portarono quindi MacDonald attraverso il lago, sotto il naso delle sentinelle tedesche. Arrivati all'altra sponda, consigliarono a MacDonald di proseguire verso sud e superare il Po. Inoltre, insistettero per dargli del denaro e perfino il cappello di feltro del ragazzino. MacDonald accettò i doni, ma decise di non seguire il consiglio sulla strada da prendere. Non era sicuro di riuscire a attraversare il Po da solo e quindi decise di puntare sulle Alpi nord-est di Brescia. MacDonald, pieno di risorse come ogni agente segreto che si rispetti, aveva con sé una penna stilografica con una piccola bussola incorporata e quindi procedette verso est per il resto della giornata e della notte. Riuscì ad evitare diverse pattuglie e si beccò anche qualche colpo di fucile, ma nel complesso la sua marcia fu impedita più dal terreno che dai tedeschi. La campagna mantovana era ed è attraversata da numerosi canali che lo costrinsero a diverse deviazioni. Al mattino, sconsolato, stimò che si fosse allontanato di soli 25 km da Mantova. Il 4 marzo, nelle campagne tra Canedole e Bagnolo San Vito, MacDonald incrociò una famiglia di fattori locali, i Burchiellastro. Si spera qui che MacDonald abbia scritto correttamente un nome così complicato. Questi lo accolsero e lo nutrirono per 1 giorno e mezzo, nonostante i tedeschi si fossero fatti vivi per ben 2 volte mentre il maggiore era nella loro fattoria. Gli fornirono anche una mappa dell'area, soldi, una tenuta da lavoratore e consigli su come raggiungere Brescia. Una tale preparazione tradisce il fatto che, probabilmente, questa famiglia aveva già aiutato diversi altri fuggiaschi e quindi ormai la loro attività era ben rodata. Il capofamiglia confermò poi questo sospetto quando confidò a MacDonald che egli agiva su indicazione del suo datore di lavoro, il barone de Trivens, che aveva incaricato i suoi fittavoli di aiutare i prigionieri di guerra alleati in fuga. Durante i 5 giorni successivi MacDonald continuò la sua marcia, stando alla larga da città e villaggi. Vicino a Volta Mantovana ci mancò poco che una pattuglia fascista lo catturasse, ma in generale i suoi abiti da lavoro gli permisero di muoversi relativamente al sicuro anche durante il giorno. Benché il clima fosse ancora rigido, trovò rifugio in varie fattorie e anche quelli che si rifiutarono di fargli passare la notte con loro, perlomeno gli offrirono un pasto caldo. Una notte fu ospite di una famiglia che si rivelò poi essere fascista e il maggiore dovette darsi a una fuga rocambolesca, inseguito dalle pattuglie repubblichine allertate dai suoi ospiti. MacDonald, con questa sola eccezione, ricorda che gli italiani fossero tutti molto premurosi nei suoi confronti, nonostante l'enorme pericolo a cui si esponevano aiutandolo. Con molte deviazioni, MacDonald seguì una rotta che lo portò ad attraversare i villaggi di Valeggio, Volta Mantovana, Castiglione, Montichiari e Nuvolera.
Fu ulteriormente rallentato da un'infiammazione ai piedi. Possiamo immaginare che le sue scarpe si stessero sfaldando o comunque non fossero adatte ad una simile scampagnata. Finalmente, intorno al 12 di marzo, lasciandosi alle spalle Nuvolera a sud del lago di Garda, raggiunse le Alpi e da lì la sua marcia divenne più veloce perché le pattuglie nemiche si fecero via via più rade. Attraversò quindi Serle, Vaglio, Agnosine, Bione, Castro e Londrino per arrivare nella Val Trompia il 17, ma non poté certo riposare. La valle infatti stava essendo vittima di un rastrellamento tedesco e MacDonald rischiò di ritrovarsi dalla padella nella brace. Tuttavia incappò in un distaccamento di partigiani appartenenti alle brigate di ispirazione cattolica delle Fiamme Verdi e, dopo un iniziale e comprensibile momento di diffidenza, queste gli fornirono assistenza per 2 giorni. Il 19 gli fornirono poi una guida per raggiungere la Val Camonica. Lì si mise in contatto con la brigata Garibaldi locale che, dopo qualche sospetto, inviò un messaggio alla base alleata per informare del fatto che MacDonald era sano e salvo. Il 23 marzo arrivò una lettera dal comandante delle Fiamme Verdi, Vittorio, che chiedeva a MacDonald di incontrarlo. Il giorno seguente, infaticabile, l'agente lasciò quindi i Garibaldini e iniziò a risalire la Val Camonica. Durante il viaggio venne a sapere che le relazioni tra Garibaldini e Fiamme Verdi erano molto deteriorate e le 2 formazioni si accusavano reciprocamente delle peggiori cose. Dopo aver parlato con Vittorio, MacDonald, a questo punto avvezzo alle camminate, decise di passare in Valtellina, sempre più a nord. Passò quindi per i villaggi di Esine, Borno, Malonno e Vico, prima di arrivare nella valle il 7 di aprile. Qui entrò in contatto con la missione OSS Offense, aggregata alla brigata Tito Spoi delle Fiamme Verdi. Ricevette quindi l'ordine dalla base di esplorare possibili rotte verso la Svizzera, ma di non muoversi per il momento. Fortunatamente, il passaggio verso la Svizzera era già stato ampiamente assicurato attraverso la vicina Val Grosina, non c'era quindi bisogno di ulteriori camminate per il Maggiore. Il 10 di aprile i tedeschi lanciarono un attacco attraverso il passo del Mortirolo da 3 direzioni diverse. Le Fiamme Verdi però erano ben preparate ed equipaggiate e inflissero pesanti perdite al nemico respingendolo. Il giorno seguente i nazifascisti piazzarono l'artiglieria e iniziarono a bombardare le posizioni partigiane, smantellando le loro difese. Per di più, ora che le linee di rifornimento per la Valtellina erano tagliate, si pose il problema del cibo. Il bombardamento proseguì nei giorni seguenti e, benché le perdite fossero lievi, il morale dei partigiani scese sotto i tacchi. Vista la situazione, il 13 MacDonald attraversò nuovamente la valle per raggiungere la Val Grosina e chiedere aiuto alla Brigata di Giustizia e Libertà lì presente. Ad accompagnarlo Sandro, un italiano capomissione di un'altra missione americana, non delle OSS, paracadutato recentemente nella zona e con destinazione Bolzano. Arrivarono nel villaggio di Fusine nella Val Grosina senza difficoltà, usando una teleferica controllata dai partigiani. Tuttavia, il comandante azionista non ne volle sapere di spostare la brigata. MacDonald ottenne solo, grazie al supporto del capitano Vick, 50 SAP disarmati come rinforzi. Benché chiaramente non abbastanza, MacDonald dovette accontentarsi e ritornare al Mortirolo il 18 di aprile. Anche se non portarono uomini, almeno i 2 rifornirono di cibo le Fiamme Verdi. Lungo la strada, infatti, riuscirono a comprare una gran quantità di farina e carne dagli abitanti della valle. La situazione nel frattempo era rimasta più o meno immutata, ma i partigiani erano riusciti a scoprire i piani d'attacco del nemico, avendoli recuperati dal corpo di un ufficiale delle SS rimasto ucciso. Finalmente, il 19, MacDonald ricevette ordine di passare in Svizzera e il 21 poté telefonare al personale di Lugano da una casa nel villaggio di Poschiavo. Fu quindi preso in custodia dalla polizia svizzera che gli riconobbe lo status di prigioniero di guerra fuggiasco. 2 giorni dopo poté raggiungere Berna, poi Ginevra e da lì passare finalmente in Francia. La sua fuga era quindi conclusa. Così finisce la storia della rocambolesca fuga del maggiore MacDonald, che da Mantova riuscì, con molte deviazioni, ad arrivare in Svizzera a piedi. E noi ci rivedremo quindi la prossima settimana per parlare della missione Envelope Blue, paracadutata molto presto nel luglio del 1944 nell'area tra Parma e La Spezia. Tuttavia, prima di lasciarci ci sono alcune considerazioni da fare. Infatti da questo racconto si può dire emerge prepotentemente il fattore umano, non solo dal racconto della fuga in sé, perché ormai siamo abituati al tono molto personale dei report, ma anche proprio nei rapporti interpersonali di puro altruismo che MacDonald ha con gli italiani. Già in altre occasioni, come ad esempio il rapporto tra Brisk e Milo, abbiamo avuto modo di notare queste relazioni, ma qui emergono ancora più chiaramente e si intersecano alla fine con quello che è il significato profondo della resistenza.
Per i contadini che lo aiutano, infatti, il maggiore è una gran rogna e basta. Era una bocca in più da sfamare, in un periodo sicuramente di vacche magrissime. C'era poi anche il pericolo di essere scoperti, arrestati o peggio, e vedere comunque la propria casa magari data alle fiamme. Per i contadini, MacDonald e la sua fuga erano un affare totalmente indifferente, non era certo aiutando un prigioniero di guerra fuggiasco che si vinceva la guerra. Nel grande quadro delle cose non ricavavano nulla dall'aiutarlo e anzi si mettevano in grave pericolo. E tuttavia, quello di proteggere ed aiutare i prigionieri di guerra fuggiaschi è stata la prima e anche la più diffusa forma di resistenza della popolazione italiana contro le forze nazifasciste. Migliaia di prigionieri di guerra alleati, infatti, furono salvati dalla popolazione italiana in modi molto simili a quello del maggiore MacDonald. Perché in fondo, lo possiamo dire, è proprio questa generosità, questo sacrificio spontaneo, la forza che sta alla base della resistenza.